Questa è la vera storia di Gesù, dello scenario in cui visse e delle forze che ne formarono il carattere e la missione. Per secoli non si è saputo praticamente nulla sull'infanzia di Gesù, ma ora la scienza moderna ci ha svelato nuovi dettagli sul mondo che lo ha visto crescere. Una terra sotto dominio, devastata da violenza, malattia e ingiustizia. La stessa terra che ispirò a quel ragazzino messaggi di speranza. Tre studiosi si sono imbarcati in un'importante missione in Terra Santa alla ricerca delle radici di Gesù. Byron McCain è un archeologo esperto in scavi di siti biblici. Non scaviamo con la Bibbia in una mano e la cazzuola nell'altra. L'archeologia non ha il potere di provare o confutare la Bibbia, ma può aiutarci a comprenderla meglio. Rachel Everlock, professoressa di studi biblici, è una profonda conoscitrice del percorso religioso di Gesù e del suo messaggio politico. Gesù era ebreo e, da quanto emerge dalla Bibbia, era molto istruito. Si vedeva in linea con i profeti e, indubbiamente, la profezia ha in sé una dimensione politica. Allen Callahan, teologo e ministro battista, fornisce una visione moderna ai testi biblici. Non viviamo più nell'epoca della Bibbia. Se crediamo che questi testi abbiano un legame con i nostri tempi, allora dobbiamo interpretarli. Duemila anni fa la Terra Santa era un luogo di oppressione sanguinaria. Era parte di quell'impero romano che nominò re ebrei per manovrare i suoi interessi. Un mondo che non troviamo descritto nei Vangeli, non essendo questi dei testi storici. Ma è il mondo in cui nacque Gesù. L'area che Roma chiamava Palestina era divisa in regioni. La capitale, Gerusalemme, era in Giudea. A circa 130 km a nord, oltre la Samaria, si estendeva la Galilea. Sulle colline della Galilea, in un luogo sperduto, sorgeva il piccolo villaggio di Nazaret, dove crebbe Gesù. Oggi Nazaret è una città araba in pieno fermento. Rachel Everlock e Byron McCain sono venuti qui per visitare la chiesa dell'Annunciazione. È proprio qui che, secondo il Vangelo di Luca, un angelo annunciò alla madre di Gesù che sarebbe rimasta incinta per opera dello Spirito Santo. La notizia del concepimento fu per lei incomprensibile, visto che, pur essendo fidanzata, non aveva mai avuto relazioni sessuali con il suo compagno. L'angelo le disse: «Concepirai un figlio e lo chiamerai Gesù». In realtà sarebbe stato un annuncio pericoloso, poiché Maria non era sposata con Giuseppe. Secondo le antiche leggi ebraiche, concepire un figlio al di fuori del matrimonio era un crimine punibile con la lapidazione. Maria, la madre di Gesù, era in una posizione molto difficile. Si era ritrovata improvvisamente incinta e agli occhi esterni aveva violato ogni morale sociale, essendo stata coinvolta in quella che possiamo definire un'apparente sessualità illecita. Stando al Vangelo di Matteo, un angelo annunciò a Giuseppe il miracoloso concepimento di Maria. Prima della nascita di Gesù, la coppia dovette lasciare Nazaret.
Secondo il Vangelo di Luca, Giuseppe e Maria intrapresero un viaggio estenuante di 144 km verso Betlemme, come voleva il censimento romano. Erano infatti diretti alla città d'origine di Giuseppe. Allen Callahan si trova a Betlemme nella chiesa della Natività, meta di pellegrinaggio sin dal IV secolo. Luogo in cui, secondo la tradizione, nacque Gesù. Ad ogni bambino cristiano viene insegnato che Gesù nacque a Betlemme il giorno di Natale dell'anno del Signore in una stalla. Ma possono storia e archeologia condividere quanto scritto nei Vangeli? Molti studiosi concordano che Gesù non nacque in una stalla, come prevede invece la tradizione natalizia. Questa informazione fonda le sue radici in alcune righe del Vangelo di Luca, secondo cui Gesù venne messo in una mangiatoia. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Nella cornice troviamo il figlio di Dio, i pastori, una serie di animali, la famiglia intorno. E tutto questo è molto affascinante ed è parte della tradizione. Ma il quadro è in contrasto con quello che sappiamo sulle circostanze storiche della sua nascita. Quello che sappiamo dell'epoca è che in una zona così desertica e rocciosa non c'era legna a sufficienza per costruire una stalla. Quel luogo che i pellegrini visitano da secoli, dove si pensa sia nato Gesù, non è affatto una stalla, ma una grotta che giace sotto la chiesa della Natività. È qui che finisce la muratura. Qui è ancora visibile parte delle pareti della grotta. È dunque possibile che Gesù sia nato in una grotta? Di certo all'epoca di Gesù esistevano abitazioni nelle grotte. Tornata a Nazareth, Rachel visita la ricostruzione parziale della città, di come poteva essere ai tempi. Vediamo come una grotta avrebbe potuto formare parte di una casa del I secolo. Claire Fenn, insegnante del Nuovo Testamento all'Università di Terrasanta, ha dato il suo contributo alla costruzione del sito. Questo è esattamente il genere di grotta in cui Maria può aver dato alla luce Gesù. È il livello più basso dell'abitazione, scolpito in pietra calcarea molto morbida. Come una cantina per vini? Esattamente. La temperatura è molto regolare per tutto l'arco dell'anno ed è protetta dall'esterno. La si potrebbe tenere così com'è, oppure scavare e allargarla in modo da poterci riporre olio d'oliva, vino, oppure grano o altro genere di alimenti. Le grotte venivano anche utilizzate per gli animali, quindi una mangiatoia non sarebbe stata per niente fuori luogo. Ma perché Maria avrebbe voluto far nascere suo figlio qui invece che in una semplice stanza? La risposta sta in un banale errore di traduzione. I Vangeli furono redatti più di 50 anni dopo la morte di Gesù e in greco, la lingua usata dagli scrivani istruiti. Lo deposero in una mangiatoia perché non c'era posto nell'albergo. La parola albergo è molto curiosa. Si tratta di una parola che in greco significa stanza per gli ospiti o del piano superiore. Il travaglio può essere avvenuto in una camera del piano superiore, poi Maria può essersi spostata prima del parto. Se la casa è piena di gente e non c'è privacy, allora cosa fai? La risposta è che forse Maria partorì nel seminterrato. I fatti ci dicono che Gesù è nato in una grotta e quasi certamente non in una stalla. Ma ciò che crediamo di sapere riguardo alla nascita di Gesù non sempre collima col riscontro degli archeologi. Come possiamo essere certi che sia avvenuta a Betlemme o persino il giorno di Natale?
Le reali condizioni di nascita nel primo secolo si scontrano con l'immagine idilliaca che ci fornisce il Natale. Nessun mezzo per alleviare il dolore, nessuna procedura medica e un'alta probabilità di infezione. Partorire era tremendo. Era un momento intenso, pericoloso. Maria avrà potuto avere all'incirca 13 o 14 anni. Con tutta probabilità, le donne passavano gran parte della loro vita adulta tra parti, gravidanze, allattamenti e vedevano parenti e amiche morire dando alla luce i loro figli. Era un momento molto delicato. Visti i rischi di una gravidanza, per quale motivo Maria avrebbe dovuto affrontare quel faticoso viaggio verso Betlemme nelle sue condizioni? Deve esserci un'altra ragione se i Vangeli sostengono che Gesù sia nato proprio lì. Per far fede all'idea dell'Antico Testamento che vede il Messia originario di Betlemme. Nella tradizione ebraica, il Messia sarebbe dovuto discendere dalla casa di Davide e Davide era di Betlemme. Quindi, stando al pensiero ebraico, il Messia non poteva che venire da Betlemme. Tirando le fila, Gesù aveva un nesso con Betlemme perché la gente credeva fosse il Messia e quindi che avesse un legame con la città? Oppure è il contrario? Ossia, la gente sapeva che era nato a Betlemme e questo alimentò la credenza che si era creata attorno a lui, cioè che fosse il Messia. È impossibile rispondere a questa domanda. La nascita di Gesù a Betlemme sposa il messaggio che gli evangelisti volevano comunicare. Ma resta un altro grande punto interrogativo attorno alla data della sua nascita. Gesù non è nato il 25 dicembre dell'anno zero. Questo lo sappiamo. Lo sappiamo perché il monaco che nel VI secolo sviluppò il nostro calendario moderno fece un errore nel calcolare il primo anno d.C. In ogni caso, non è semplice riuscire a stabilire quando Gesù sia effettivamente nato. All'epoca, in quel preciso momento storico, a nessuno importava di quel genere di eventi. Non era abitudine tenere un registro delle nascite o delle morti della povera gente. Il Vangelo di Matteo ci narra che Gesù nacque durante il regno del re di Giudea, Erode il Grande. Molti studiosi collocano la nascita di Gesù prima della morte del re Erode, nel IV secolo a.C. Dopo essere sopravvissuto al parto, ora Gesù doveva sopravvivere all'infanzia. Le prospettive di vita non erano certo delle migliori. In quelle condizioni disagiate, povertà, fame e malattia erano minacce costanti. Nazareth era un piccolo villaggio di forse qualche centinaia di abitanti. La famiglia di Gesù non era poverissima, ma la vita non era comunque facile per gente umile come loro. Uomini e donne lavoravano sodo per tirare avanti. E tutti dovevano dare il loro contributo fin dalla tenera età. Quando i tempi di questa calda e polverosa terra erano buoni, i beni principali erano olive, pane, latte, a volte formaggio e più raramente carne. Ma troppo spesso un pasto nutriente rimaneva un sogno.
Prove delle frequenti carestie di quei tempi sono state raccolte esaminando le ossa della gente di quella regione. Un lavoro condotto dalla Sackler Medical School di Tel Aviv. Byron McCain è venuto qui per incontrare l'antropologo fisico israeliano Israel Herskovitz. Ha studiato una collezione di scheletri unica risalente al I secolo. Il suo occhio esperto sa che racconteranno una storia agghiacciante. Non era semplice essere bambini a quell'epoca. Dall'osservazione delle ossa emerge una forte malnutrizione. Quando un bambino muore di fame, la crescita delle ossa si blocca, causando quelle che vengono definite linee di Harris, visibili ai raggi X. Molti bambini avevano la cosiddetta linea di Harris. Nel I secolo d.C. questo fenomeno era largamente diffuso. La vita era molto dura a quell'epoca. I funerali dei bambini erano frequenti. Il 50% non raggiungeva i 5 anni di vita. In una zona così umida, vicino al mare di Galilea, casi di malaria non erano rari. Frequenti anche malattie infettive, pidocchi e altri parassiti. Ma dalla sofferenza nasce la compassione. Gli studi archeologici dimostrano che anche i disabili erano ben accuditi dalle famiglie e molti vivevano fino all'età adulta. A quei tempi, le famiglie si imbattevano nella morte molte più volte di quanto non lo facciamo noi oggi. Ma questi frequenti incontri con la morte, anche di bimbi piccoli, non li ha mai portati ad essere indifferenti alla vita. Sì, infatti. Si prendevano cura dei vivi. Certamente sì. È affascinante. Lo è in un certo senso. In realtà, a quei tempi, senza la famiglia eri morto. È vero. Le ricerche del professor Herskovitz rivelano che ai tempi di Gesù i matrimoni fra consanguinei erano diffusi tra le comunità più unite della Galilea. Alcune caratteristiche fisiche erano comuni, come la forma del cranio. Questo è il cranio di un ragazzino di 12 anni. Potete osservare la cosiddetta forma a uovo. La parte posteriore è molto larga, mentre quella anteriore, della fronte, è molto stretta. È tipica della popolazione del I secolo. Questa particolare forma è tipica soprattutto del nord. Esatto. Per avere una panoramica più realistica, il professor Herskovitz sottopone il cranio a una modernissima TAC. Dall'esame il professore potrà ricostruire il viso che 2000 anni fa aveva questo dodicenne. Dato che la forma del cranio è così tipica di epoca e luogo, il viso ricostruito potrebbe risultare molto simile a quello del giovane Gesù. I Vangeli ci dicono poco sugli anni formativi di Gesù, ma storia e archeologia moderne hanno mostrato un forte interesse per la vita in Galilea nel I secolo. La famiglia è spesso considerata composta solo da Gesù, Giuseppe e Maria. In realtà, Gesù crebbe in una famiglia allargata. Gesù è cresciuto in una casa piena di bambini e i nomi di fratelli e sorelle sono presenti nei Vangeli. Non è egli forse il figlio del carpentiere? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Una famiglia aveva in media 4 figli. Vecchia e nuova generazione vivevano insieme. Alcuni pensano che Giuseppe fosse vedovo e che i fratelli e le sorelle di Gesù fossero frutto di un matrimonio precedente. Senza dubbio, la sua famiglia si intrecciò profondamente con la comunità di Nazareth. E la vita del paese aveva l'influenza maggiore sulla crescita di un bambino come Gesù. Forse la compassione per gli altri, da lui così intensamente predicata, fondava le sue radici nell'esperienza personale.
se tutti sapevano che era stato concepito fuori dal matrimonio, può essere stato vittima di pettegolezzi o di bullismo. Se così fosse, Gesù potrebbe essere stato allontanato, essersi sentito un reietto e aver iniziato a identificarsi con gli emarginati. Ma la fonte del senso di missione di questo difensore di poveri e reietti potrebbe essere ancora più diretta. E se Maria gli avesse spiegato la sua nascita così come la descrivono i Vangeli? Immaginate che fin da quando siete piccoli, vostra madre vi dica che siete il figlio di Dio, o che veniate a saperlo attraverso una rivelazione. Per uno o entrambi i motivi Gesù può essersi sentito diverso fin dall'infanzia. Resta il fatto che proveniva da una famiglia povera. Raggiunti i 12 anni, probabilmente iniziò a lavorare con suo padre e suo fratello maggiore, imparando il loro mestiere. Giuseppe viene definito un carpentiere, ma i Vangeli sono scritti in greco e il termine utilizzato era tekton, parola che significa colui che lavora con le mani. In un posto dove il più comune materiale per costruzione era la pietra, Giuseppe avrebbe potuto essere un muratore. Avrebbe potuto creare o riparare oggetti e strumenti, oppure essere un costruttore. L'elemento importante del suo mestiere è che le sue entrate non derivavano dalla produzione della terra. Il suo lavoro consisteva nel vendere beni, fossero oggetti o manodopera. Questo dettaglio storico riguardante il mondo di Gesù ci è stato rivelato dagli studi recenti. Ma non sapevamo molto sulle caratteristiche fisiche di Gesù, fino ad ora. Il cranio del dodicenne Galileo vissuto ai tempi di Gesù è stato esaminato ai raggi X per ricavarne un'immagine tridimensionale, elaborata poi dall'artista forense Caroline Needham, membro del gruppo di lavoro del più grande centro mondiale per la ricostruzione facciale di Dundee, in Scozia. Uno scalpello virtuale altamente tecnologico permette a Caroline di toccare ogni singolo dettaglio del cranio. Anche la più piccola cavità può suggerire a un occhio esperto dove potevano essere i muscoli. Essi costituiscono lo strato base del tessuto molle che dà forma al viso. Caroline posiziona dei tasselli a indicare il presunto spessore della carne sulla base di dati ottenuti esaminando esseri viventi. Per questa particolare ricostruzione ho utilizzato dei dati di un maschio della stessa età, proveniente dalle stesse zone. Poi ho considerato uno specifico punto di riferimento anatomico per avere un'idea completa del viso. Dopo aver abbozzato la base della struttura muscolare, Caroline lavora con la grafica Dasha Lee per ricostruire il tessuto molle. Ed ecco che il volto di un ragazzo galileo del I secolo, della stessa età di Gesù, inizia a prendere forma. Proviamo a rendere la pelle leggermente un po' più scura. Partendo da un attack, Caroline e Dasha stanno per completare la ricostruzione facciale. Mi sembra che ci siamo quasi. Sì, non credo avessero la pelle molto chiara, olivastra piuttosto. D'accordo. Capelli e occhi scuri. Definiti carnagione e colore dei capelli sulla base delle caratteristiche di quella popolazione, il volto prende finalmente vita. È interessante perché non è una versione occidentalizzata del volto di Gesù. Niente capelli biondi o occhi chiari. Chiaramente non è un volto contemporaneo, ma tipico di quel tempo e luogo. Quel tempo e quel luogo erano alle prese con un epico cambiamento politico-economico. Gli effetti dell'occupazione romana in Terra Santa echeggiavano anche in Galilea. All'epoca della nascita di Gesù, gli ebrei si ribellarono al dominio romano nella città di Seffori,
a soli 6 chilometri da Nazareth. Forse Maria e Giuseppe furono testimoni dell'arrivo delle legioni romane e della distruzione della città. Negli anni successivi, dopo la nascita di Gesù, Seffori venne ricostruita dal re romano Erode Antipa. In un'area così scarsamente popolata, la città spiccava per il suo stile romano, come promemoria della fiorente influenza dell'impero. La ricostruzione di Seffori e l'inizio della romanizzazione in Galilea ebbero conseguenze molto significative sul mondo in cui crebbe Gesù. Essendo solo a un'ora di distanza da Nazareth, per la famiglia Seffori era il luogo ideale per vendere la propria merce. Erano forse ancora più poveri dei contadini, che perlomeno possedevano della terra. È possibile che Maria e le sue figlie facessero tessuti, e a Seffori c'era gente abbastanza ricca da poterli comprare. La moneta dell'epoca era un misto tra quella romana e quella locale. Ci troviamo sulle colline vicine a Nazareth e laggiù c'è Seffori, che ai tempi era la città più grande della zona. Nazareth è solo uno dei numerosi paesi che orbitano attorno a Seffori. Questa è la visuale che Gesù ha probabilmente avuto davanti agli occhi centinaia di volte durante la sua vita a Nazareth. Quella stessa città che vedevano all'orizzonte sta ancora a poco emergendo grazie a scavi che durano da 25 anni. Byron McCain ha incontrato Jonathan Reed, studioso e esperto di questo sito e del legame che può avere con la vita di Gesù. Questo ampio piano urbano ci offre la visione di una città con un'estensione molto regolare e ordinata. Mi viene da aggiungere in perfetto stile romano. Esatto, è un segno della romanizzazione. Infatti. Del tentativo di amministrare la popolazione attraverso una sorta di controllo sociale e ovviamente anche politico. È uno dei marchi di fabbrica delle città romane. Il marchio romano arrivò tra i villaggi poveri della Galilea attraverso costruzioni e progetti imponenti, del tutto estranei alla popolazione locale. Anche l'economia cambiò repentinamente. In un semplice giorno di mercato, il giovane Gesù si sarebbe potuto rendere conto del divario che lo separava dai più abbienti. Le case riportate alla luce dagli scavi ci mostrano quanto si stessero arricchendo alcuni ebrei dell'epoca. Ho passato dei momentacci qui dal 1988, quando ho iniziato gli scavi. Le classi sacerdotali, i proprietari terrieri, i mercanti e gli esattori delle tasse adottarono tutti uno stile romano. Questa era la grande sala dei ricevimenti. È stata rovinata dalle fiamme, ma c'è ancora quello che una volta era un bellissimo pavimento. E questi muri erano ricoperti di affreschi in vero stile romano. I colori, il rosso, il verde, magnifici. Credo che fossero il pezzo forte della casa. Un tocco romano in una casa essenzialmente ebraica. Fino a che punto credi che Gesù fosse consapevole di questa ricchezza? Penso che Gesù, se anche non avesse mai messo piede in una casa del genere, si sarebbe reso conto dall'esterno, a distanza, che c'erano persone di uno status e un benessere maggiore del suo. Questa gente non se la passava male, nonostante l'occupazione romana. Altri furono meno fortunati. Le ingenti tasse obbligarono alcuni a vendere le proprie terre per sopravvivere e a cercarsi lavori occasionali giorno per giorno. Ci sono parabole sui lavoratori a giornata, persone che scendevano in strada e si mettevano all'angolo ad aspettare chi li andasse a prendere per portarli al lavoro. Non sceglievano questa vita, la accettavano perché avevano perso le loro terre. Tutto quello che avevano da dare in quello che oggi chiamiamo mercato era la forza lavoro. Erano in particolare i piccoli contadini a sentire l'oppressione e finivano col dover vendere la terra per pagare tasse, debiti o conti. Anche Gesù visse in un luogo dove poteva vedere queste contraddizioni, gente che tirava avanti e gente che cadeva in miseria.
Questa scossa economica deve aver avuto delle ripercussioni anche sul giovane Gesù. Da Giuseppe apprese il mestiere di operaio, ma come tutti si trovò a dover dare una mano nei periodi di raccolto. La sua conoscenza dell'agricoltura comparirà più avanti nelle parabole, dove troviamo immagini della semina e di alberi che fruttificano. Le parabole trattano anche del conflitto tra i ricchi proprietari terrieri e i mezzadri o gli operai. Con l'urbanizzazione ci fu un'espansione della classe alta, ma dall'altro lato c'era gente che vedeva la propria terra sfuggirgli di mano. E questo non fece altro che aumentare il loro attaccamento. Ecco perché le storie di Gesù nei Vangeli, come le parabole sulla vigna, sono intimamente legate a ciò che archeologicamente accadde in Galilea. La gente sentiva il peso della presenza romana tanto nello spirito quanto nelle tasche. Ma quando gli invasori osarono toccare la religione ebraica, la ribellione ebbe inizio. Gesù aveva circa 12 anni quando i romani ordinarono un censimento per imporre agli ebrei tasse ancora più ingenti. Il decreto scatenò una feroce rivolta del popolo ebraico che vedeva in Dio l'unico esattore possibile. Ma la partita coi romani era persa in partenza. Al termine della rivolta, i romani crocifissero migliaia di ribelli, come esempio delle sorti che sarebbero toccate loro se avessero osato disobbedire di nuovo alla potenza romana. Il fervore che portò gli ebrei a insorgere contro gli oppressori pagani aveva radici in una profonda fede religiosa. Le leggi ebraiche prevedono ogni settimana lo Shabbat, giorno di riposo e di studio della Bibbia ebraica, la Torah. In un piccolo villaggio come Nazareth, i fedeli potevano riunirsi ovunque, per esempio il cortile di una grande casa. Da qui il nome sinagoga, dal greco luogo di riunione. La Torah veniva letta in ebraico da uomini istruiti o dagli anziani del villaggio, per poi essere tradotta nella lingua di tutti i giorni, l'aramaico. E poi, all'improvviso, ecco che si innalza la voce del predicatore. Il predicatore è colui che può parlare a tutti. Quindi, se qualcuno come Gesù voleva parlare alla folla e lasciare un segno, il modo più efficace per farlo era la predicazione. Ma Gesù sapeva leggere e scrivere? Imparare a leggere la Torah in ebraico è oggi un elemento centrale nell'educazione di un ragazzino ebreo. Rachel ritiene che lo fosse anche all'epoca di Gesù. Un ragazzo ai tempi di Gesù conosceva la Torah, ne ascoltava le letture in pubblico, il sabato in sinagoga e probabilmente durante la settimana dedicava qualche ora alla lettura. Non abbiamo prove del grado di alfabetizzazione di Gesù, ma stando alle storie dei Vangeli aveva una profonda conoscenza della scrittura. L'idea della sinagoga locale era relativamente nuova all'epoca di Gesù. In occasione delle feste religiose, gli ebrei più devoti affrontavano il cammino verso il fulcro della loro fede, il Tempio di Gerusalemme. Un dispendio di tempo e denaro che le famiglie come quella di Gesù potevano a stento permettersi. Ed era anche pericoloso. Per maggiore sicurezza ci si spostava in gruppo. Le vittime che più soffrirono la crisi economica del tempo divennero briganti, come coloro che attaccano l'uomo nella parabola del buon samaritano. Il fenomeno del brigantaggio era diffuso a quei tempi in Palestina. Era gente che non voleva più stare alle regole,
Così decise di uscire dal sistema. I briganti non vivevano nelle città o nei villaggi, ma si nascondevano in posti come questo e, sentendosi come abbandonati ai margini della strada, pregavano per coloro che percorrevano quella stessa strada. La parabola del buon samaritano è una storia che ben ci illustra i rischi del viaggio. Arrivare a Gerusalemme dalla campagna per la prima volta deve essere stata un'esperienza incredibile per un ragazzino di 12 anni. Un povero ragazzo di Nazareth a confronto con benessere e potenza sconfinate. Con tutta probabilità fu una svolta nella vita di Gesù. Nella Palestina del I secolo, Gerusalemme rappresentava il centro della potenza religiosa e politica. Il suo nucleo era un tempio spettacolare. La vasta piattaforma che venne costruita domina tuttora l'intera città. Era il più maestoso dei progetti di Erode il Grande. Ma il tempio venne completamente distrutto dai Romani nel 70 d.C. Quello alle nostre spalle non è il tempio intero. È soltanto il muro di contenimento della piattaforma sulla quale si ergeva il tempio. Potete immaginare come fosse all'epoca. Antichi scrittori lo descrissero un luogo scintillante alla luce del sole. Erode creò la prima attrazione turistica del posto. Da ogni angolo dell'impero la gente si radunava qui per vedere questa struttura incredibile. Per gli ebrei più fedeli, il Tempio era molto di più di un imponente edificio. Era il cuore della loro fede. Credevano che Dio dimorasse qui e il Dio che pregavano era soltanto uno. L'ebraismo fu la prima religione occidentale monoteista. Il Tempio era allo stesso tempo centro religioso, capitale politica e anche punto di contatto tra Israele e Dio. L'idea di base dello Stato ebraico, giudaico o di Israele è che Dio risiede al centro. Gesù aveva 12 anni quando venne qui per la Pasqua ebraica con la famiglia e altre decine di migliaia di fedeli. Dal Vangelo di Luca sappiamo che Gesù si separò da Maria e Giuseppe perdendosi tra la folla. Quando Maria si rese conto della scomparsa di suo figlio, a quel punto emerse il suo istinto materno, la sua preoccupazione, l'ansia. Viene descritta mentre corre a destra e a sinistra alla ricerca di suo figlio. Secondo Luca, Gesù venne ritrovato ad ascoltare i maestri e a far loro domande. La sua intelligenza lasciò tutti a bocca aperta. Quando lo ritrovò, la prima cosa che gli disse fu: «Mi hai fatto morire di paura, come hai potuto allontanarti?» Poi si rese conto di quanto fosse sveglio e si riempì d'orgoglio. Ed ecco che arriviamo al secondo polo della personalità di una madre: preoccupazione intensa, seguita da forte orgoglio nei confronti del figlio. Al Tempio di Gerusalemme, il più alto rituale dell'antico giudaismo era il sacrificio animale. Schizzi di sangue e offerte bruciate erano un mezzo per comunicare con Dio. I sacrifici potevano avvenire solo nel Tempio e i sacerdoti monopolizzavano le funzioni. Solo a loro era permesso avvicinarsi a quel grande altare dove i sacrifici venivano compiuti. Me lo immagino come una sorta di concerto rock dei nostri giorni. Una calca incredibile che sta lì sotto ad osservare. Il compimento stesso del sacrificio nel Tempio era spettacolo puro. I sacerdoti ebrei erano parte di un'élite impenetrabile per la gente comune.
loro benessere e prestigio devono aver impressionato non poco Gesù. Era un'ulteriore prova del profondo e crescente divario tra ricchi e poveri. Per poter continuare le funzioni religiose nel Tempio, i sacerdoti si dovettero accordare con le autorità romane. Per i sacerdoti la posta era molto alta. Il Tempio doveva continuare ad esistere e i sacrifici a compiersi. Dal loro punto di vista, senza il Tempio non ci sarebbero stati né religione, né Stato, né territorio, niente di tutto questo. Collaborare coi romani era sì un male necessario, ma è anche vero che offriva loro una vita ricca di agi. Prova ne sono i resti delle loro splendide case. Resti che vennero scoperti quando negli anni 60 Gerusalemme fu risanata e che sono conservati nel museo che sottostà a un moderno blocco di appartamenti. Il professor Dan Bahat è stato archeologo ufficiale a Gerusalemme. Ci troviamo in una delle stanze più belle delle abitazioni dei sacerdoti. La gente qui conduceva una vita molto agiata. Le case, gli affreschi, i mosaici. Ovunque ti giri vedi sfarzo, in ogni angolo. Ed è chiaro che lo standard di vita qui fosse molto, molto, molto alto. Pensa che la gente comune potesse essere risentita per il benessere di cui godevano i sacerdoti? Sì, senza dubbio, assolutamente. La lussuosa vita dei sacerdoti e il maestoso tempio dovevano essere un'autentica rivelazione per un giovane visitatore proveniente dalla campagna come Gesù. Una rivelazione non necessariamente positiva. Quando la gente arrivava qui, assisteva ad uno spettacolo che nel suo luogo d'origine non esisteva. La maestosità di questo edificio rappresentava una vera e propria concentrazione di potenza. Questo posto era davvero in forte contrasto con la povertà che questa gente si era lasciata alle spalle. Questa gente, la classe dominante, viveva in una tale ricchezza che non rientra nei miei interessi. La gente comune provava un senso di insoddisfazione davanti a queste élite. A volte fino al punto di rompere con la centralizzazione religiosa a Gerusalemme per creare delle sette separatiste. È un'epoca in cui numerosi gruppi decisero di vivere la religione al di fuori del Tempio. Avevano sorpassato i limiti, c'era qualcosa di tremendamente e irrimediabilmente sbagliato qui. Possiamo dire che questi movimenti popolari reagivano allo sfarzo del Tempio. La gente sognava un giudaismo diverso. Questa è la vera storia di Gesù, dello scenario in cui visse e delle forze che ne formarono il carattere e la missione, del cammino che lo portò a diventare una guida carismatica, con un seguito di migliaia di discepoli e un messaggio rivoluzionario. Oggi storia e archeologia possono rivelarci il contenuto del suo messaggio, gli elementi che influenzarono la sua dottrina e la scienza darci un'idea del suo aspetto fisico. Gesù, crociato del popolo in rotta di collisione con l'impero romano. Tre studiosi della Bibbia sono giunti in Terra Santa per svelarci il vero mondo di Gesù. L'esperta in studi biblici Rachel Everlock, l'archeologo Byron McCain e il teologo e ministro battista Allen Callahan ci forniranno dettagli essenziali sulla vita di Gesù e la sua epoca. Rachel e Allen si trovano nel deserto vicino al fiume Giordano, un punto chiave nella vita del giovane Gesù. Il Giordano ha da sempre un ruolo centrale nella storia del popolo ebraico. È il fiume che si prosciugò per Giosuè e gli israeliti, e sulle cui rive il profeta Elia fu rapito in cielo dal carro di fuoco. Il Giordano è sempre stato palcoscenico di veri e propri incontri con Dio. Ancora oggi è una frequentatissima meta di pellegrinaggio.
2000 anni fa, secondo i Vangeli, anche Gesù era un pellegrino. Partì dalla sua città natale, Nazareth, e percorse 144 chilometri per raggiungere il Giordano. Si mostrò fin da subito un uomo fuori dal comune. Non si sposò né diventò un operaio come suo padre. Aveva un animo inquieto. Voleva combattere le ingiustizie del suo mondo e del suo tempo e forse giunse fin qui proprio per trovare delle risposte. Il più grande profeta del tempo era Giovanni Battista. Egli fornì un'alternativa alla religione di Stato nelle mani dei sacerdoti di Gerusalemme. Qualche decade più tardi, Giovanni Battista verrà descritto dallo storico Giuseppe Flavio. L'idea di Giovanni Battista era molto semplice e nella Palestina del primo secolo portò una ventata di aria fresca. Secondo la legge ebraica, i fedeli, per mantenere alte spiritualità e purezza, dovevano sottoporsi regolarmente a bagni rituali. Giovanni sosteneva invece che per redimersi dai peccati e ottenere la salvezza divina, bastasse farsi battezzare una sola volta da lui. Immaginiamo quest'uomo che arriva e dice: non vi serve un prete, non vi serve un tempio, non dovete compiere sacrifici né vi serve un re o andare in città. Dovete solo farvi battezzare da me. E è incredibile, per quanto sia semplice. Stando ai Vangeli, Gesù venne attratto da questa idea rivoluzionaria. Pensiamo a quel ragazzo, Gesù, scontento della situazione del periodo, assetato di novità, che non vedeva l'ora di lasciare casa e prendere parte a un filone che promuovesse il cambiamento. Il movimento battista era il fenomeno più rilevante dell'epoca ed è naturale che Gesù abbia voluto prenderne parte. L'incontro con Giovanni Battista fu talmente significativo che 2 Vangeli lo considerarono il punto di partenza della storia di Gesù. Secondo le scritture, Giovanni Battista riconobbe subito in Gesù il Figlio di Dio e si inchinò dinanzi a lui. Le fonti storiche narrano che a quel tempo Giovanni era un personaggio talmente popolare che le autorità temevano avrebbe scatenato una rivolta da un momento all'altro. Giovanni aveva deliberatamente scelto di avere base sulla sponda orientale del fiume Giordano, subito fuori dal territorio sotto il dominio romano. La regione era governata da Erode Antipa, il re mandato dai Romani. Erode avrebbe tranquillamente potuto non curarsi di Giovanni Battista, in fondo non era una minaccia militare. Ma il re non era convinto. Chiunque arrivasse con una folla al seguito poteva essere visto come una minaccia. I Romani chiesero a Erode di mantenere l'ordine. Così il re decise, attraverso l'esecuzione di Giovanni, di lanciare un avvertimento a tutti i sovversivi religiosi.
L'esecuzione di Giovanni Battista ebbe effettivamente luogo e fu narrata da Giuseppe Flavio. Grazie al Vangelo di Marco sappiamo che fu Salomè, la figliastra di Erode, a chiedere che le fosse portata la testa di Giovanni Battista su un vassoio. La sua morte fu così macabra, inquietante. L'immagine di questo profeta decapitato, la cui testa fu messa su un vassoio, è disgustosa per la sensibilità moderna e per i suoi discepoli deve essere stata un'enorme tragedia e perdita. Su questo non ci sono dubbi. L'esecuzione di Giovanni colpì un suo seguace in particolare in maniera estremamente profonda. Secondo il Vangelo di Marco, fu quello il momento in cui Gesù diventò a sua volta una guida. Prese il posto di Giovanni Battista e la folla lo seguì. Ma c'era una differenza sostanziale fra i due uomini. Giovanni si era stabilito vicino all'acqua. Il suo unico ferro del mestiere era il battesimo nel fiume Giordano. Lui si teneva lontano dalle aree affollate, mentre Gesù predicava tra la gente. Gesù voleva portare il suo messaggio alla gente, alla sua gente. Così si diresse in Galilea, in una città molto pescosa, Cafarnao. Da diversi secoli Cafarnao è meta di molti pellegrini e turisti della Terra Santa. Sopra i resti della casa di Pietro, dove si narra abbia vissuto Gesù, si trova la moderna chiesa ottagonale. Per capire come mai Gesù abbia scelto proprio Cafarnao, Byron McCain è venuto qui ad incontrare il collega archeologo Jonathan Reed. È un posto magnifico per i turisti ed è la Disneyland degli archeologi. Sono numerose le ragioni di scelta di Cafarnao come base del suo neonato ministero. Cafarnao si trova esattamente sul confine ed è bagnata dal mare. È indubbiamente una città dalla quale è semplice scappare. All'epoca in cui ebbe inizio il ministero di Gesù, Erode aveva già ucciso Giovanni Battista. Quindi il Messia deve aver pensato: meglio andarsene prima che mi tocchi la stessa sorte. Se si fosse cacciato nei guai o se avesse attratto troppa gente, troppa attenzione, camminando per 3 chilometri sarebbe uscito dalla giurisdizione di Erode. Ma fino a quando non arrivò a Cafarnao, Gesù era in territorio ostile. Al di là delle acque c'era la grande e oscura ombra di Roma, Tiberiade, una città costruita da Erode Antipa in onore degli invasori romani. Guardando laggiù, ti rendi subito conto dell'impatto visivo che avevano gli abitanti di Cafarnao. Era lì che vivevano i dominatori, in quelle belle case, in quel posto immerso nel lusso. Erano i ricchi a vivere lì. Questa gente sapeva perfettamente di avere l'ombra di Roma su di sé. Nei suoi insegnamenti Gesù citava spesso il crescente divario tra ricchi e poveri. A Cafarnao aveva già un pubblico composto da umili pescatori. Era gente ai margini della società, la cui esistenza era costantemente a rischio. La pesca era un'attività pesantemente tassata. Era necessario pagare per mettere la barca in mare. Lavoravano dalla mattina alla sera e generalmente i pescatori erano uomini semplici, forse un po' rozzi, persone umili in definitiva. È tra questa gente semplice che Gesù reclutò quel gruppo che lo avrebbe aiutato a dar vita a una nuova religione mondiale. Al termine del suo cammino lungo il fiume Giordano, Gesù si fermò a Cafarnao e iniziò a reclutare i suoi discepoli tra i poveri pescatori. I Vangeli ci dicono che i primi 2 apostoli furono i fratelli Simon Pietro e Andrea. Erano pescatori e disse loro: seguitemi.
Vi farò pescatori di uomini. Quando li invitò a lasciare tutto per seguirlo, loro lo fecero quasi senza pensarci. Lasciarono tutto all'istante? Lasciarono tutto, ma in realtà non possedevano granché. L'archeologia ci dimostra quanto la povertà dei pescatori fosse reale. Nel 1986, nel mare di Galilea, fu rinvenuta un'imbarcazione di legno. Si tratta di un reperto risalente al I secolo, cioè 2000 anni fa. I materiali che all'epoca avevano a disposizione erano poveri, in genere legno di pino, che non è l'ideale per una barca. I pescatori della Galilea facevano del loro meglio per rendere le imbarcazioni sicure in mare, unendo in un collage ogni genere di legna trovassero. E quando non era più utilizzabile, la barca veniva smantellata e affondata. Una volta smontata la barca, estraevano e conservavano ogni singolo chiodo perché il metallo era un materiale molto prezioso. Rachel Everlock e Allen Callahan hanno invece attraversato il mare di Galilea a bordo di un peschereccio moderno. Rachel pensa che la scelta degli apostoli tra i pescatori abbia un significato profondo. Il senso simbolico delle parole "seguitemi, vi farò pescatori di uomini" è molto intenso. L'azione di uscire in mare alla ricerca di pesci da tirare fuori dall'acqua è una metafora. È come immergersi nella società per reclutare nuovi discepoli, i quali, a loro volta, diventano delle guide e vanno in cerca di altri seguaci. I pescatori locali non erano le uniche potenziali reclute presenti a Cafarnao. Essendo una città commerciale, attraeva numerosi ragazzi senza meta provenienti dalla campagna. Da un punto di vista strettamente demografico, c'era un numero incommensurabile di persone che definirei uomini al margine, ragazzi che, non possedendo una terra, non potevano sposarsi e quindi si spostavano dai piccoli villaggi alle città. Nel corso della sua vita, Gesù osservò quanto i poveri, come lui, fossero impotenti davanti alla dominazione romana. Ogni giorno sentivano la pressione degli invasori e vedevano le loro tasche svuotarsi. Uno dei mezzi con cui i romani facevano sentire la loro presenza era la tassazione. I Vangeli narrano di esattori di tasse e di una dogana qui a Cafarnao. Esattori e doganieri lavoravano su commissione e spogliavano onesti lavoratori di qualunque avere. C'erano tasse sull'esportazione, l'importazione e sui beni del mercato. In qualche caso esisteva anche la tassa pro capite da versare per il solo fatto di esistere. I contadini pagavano l'imposta sulla terra pari a circa il 12% del valore annuale del raccolto. Il popolo ebraico era esasperato dalle ingenti tasse imposte dai romani. Rachel Everlock ha incontrato Jack Pastor, professore di storia ebraica ed esperto della Galilea. Calcoli che il 30% era prelevato da diverse autorità ancora prima che la gente riuscisse a guadagnarsi da vivere. Se poi considera che molte persone erano già indebitate, è facile dedurre quanti fossero sul filo della sopravvivenza. Fino a che punto crede che il popolo della Galilea ce l'avesse con i romani per il fatto di dover versare loro tutte quelle tasse? Non solo una civiltà li aveva conquistati e imposto i propri valori, ora dovevano anche pagarli.
Il crescente risentimento non era rivolto solo ai romani, ma a volte anche alla stessa classe dirigente. La classe sacerdotale ebraica stabilì un altro 15% tra tasse religiose e raccolta di decime imposte agli agricoltori sul loro reddito annuale. Lo storico Giuseppe Flavio descrisse le perfide manovre di un sommo sacerdote ebreo. Aveva servi molto crudeli che riscuotevano decime con l'uso della violenza. Non si astenevano dal malmenare coloro che non versassero l'offerta dovuta. Se i sommi sacerdoti ebrei e i dominatori romani confiscavano cibo e denaro al popolo, ancor peggio fecero le forze imperiali quando, ostentando il culto di Roma, insultarono profondamente i più devoti. Vicino a Cafarnao, il professor Richard Freund sostiene di aver portato alla luce il tempio romano eretto da Filippo, il fratello di Erode Antipa, per la moglie di Cesare Augusto in onore della civiltà romana. Il tempio era funzionante ai tempi in cui Gesù incontrò gli apostoli per la prima volta. L'architettura del tempio era in sontuoso stile imperiale ed era visibile da lontano. Quello che avevano davanti agli occhi mentre navigavano nel mare di Galilea non era una sinagoga. Non era un edificio ebraico, ma un tempio romano con lunghe scie d'incenso che fuoriuscivano. I pescatori che popolavano questo villaggio devono averla vissuta come una vera e propria invasione della loro sensibilità religiosa. L'umile popolo di Galilea sentiva il peso del tradimento dei loro stessi leader e un profondo odio per gli invasori romani. Gesù di Nazaret era determinato a offrire loro un'alternativa, un messaggio di speranza, che lo avrebbe messo in rotta di collisione con l'uomo più potente della Palestina, il governatore romano Ponzio Pilato. Cesarea Marittima era una splendente città romana vicino al mare. Fondata da Erode il Grande nel XX secolo a.C., era la maggiore espressione di ricchezza e potenza in Palestina. I romani la battezzarono capitale della Giudea. Ponzio Pilato rilevò il palazzo di Erode e ne fece la sua residenza ufficiale. Allen Callahan è qui per studiare la lussuriosa vita dei dominatori romani. Questo era l'ippodromo, lo stadio che venne appositamente costruito per le corse delle bighe. Una sorta di Formula 1 del mondo antico. Il grande palazzo di Ponzio Pilato dominava le rive del mare. Il forte contrasto tra la vita umile di Gesù e la dimora di Ponzio Pilato era palese. Era su due piani. Da qui vediamo quello superiore, mentre quello inferiore dava direttamente sul mare. Qui possiamo ancora ammirare quella che era la piscina. Aveva questa piscina spettacolare dove poteva farsi una nuotata ogni volta che voleva. Il luogo ideale. Di gran lusso. Non ha certo badato a spese. Il tenore di vita di Ponzio Pilato era possibile solo grazie al duro lavoro dei contadini. Tutto ciò che era materie prime, frutta e altri prodotti naturali della terra finiva direttamente nelle mani dei potenti sul mercato dell'impero. La campagna produceva e la città ne usufruiva. Tutti soffrivano di questo sistema, in ogni angolo della Palestina. Gesù e i suoi discepoli avrebbero alleviato il dolore mettendo sottosopra il mondo dei ricchi e dei poveri. Da predicatore qual era,
avrebbe facilmente potuto sistemarsi in una città ricca come Cesarea, a fianco dei potenti, cosciente, reduce dalla sua stessa esperienza, di quanto e come l'occupazione romana stesse influenzando il popolo ebraico. Fin dall'infanzia ebbe modo di vedere quanta miseria generasse la sete di denaro, elemento che maturò in lui un nuovo e singolarissimo messaggio. Il messaggio che la povertà fosse un bene. Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulatevi invece tesori nel cielo. Non potete servire a Dio e a Mammona. Il sovvertimento del vecchio ordine avrebbe avuto luogo attraverso una rivoluzione non violenta, dove l'unica arma era l'amore. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Gesù andò oltre le mere parole. Iniziò a cercare e accogliere gli emarginati, le prostitute, i peccatori, gli ammalati. Secondo i Vangeli, sedette alla stessa tavola dell'uomo più detestato della società, l'esattore delle tasse. Non era esattamente il genere di persona che si invitava allo Shabbat. Gente come lui rappresentava gli oppressori del popolo. Gesù discusse ampiamente il problema degli esattori, ma allo stesso tempo non li escluse mai. Al contrario, vedendo in loro parte della causa del malessere della società, volle coinvolgerli e affrontare il problema in maniera diversa. Gesù capì che il popolo oppresso della Palestina stava bramando il cambiamento. Il suo intento era di strapparli alla repressione, offrendo loro una nuova visione del mondo. L'argomento si fa davvero interessante se pensiamo al legame tra le condizioni economiche e l'insegnamento di Gesù. Ad esempio, dacci oggi il nostro pane quotidiano nel Padre nostro. Dio provvederà. Questo era il messaggio di Gesù e lo avrebbe provato nutrendo la gente, curando i malati, combattendo il male. Tutto in nome di Dio. I Vangeli ci narrano di un predicatore molto popolare e dei suoi miracoli, ma nella Galilea del primo secolo non era certo l'unico. Gesù non era l'unico predicatore all'epoca, per quel che ne sappiamo. Certo, era straordinario, ma no, non era l'unico. La vita ai tempi di Gesù era dura. Malattia, carestie e siccità erano fenomeni ricorrenti. In mancanza di scienza e medicina, la gente sperava nei miracoli. Uno dei più celebri autori di miracoli dell'epoca era un certo Oni, uomo della pioggia e disegnatore di cerchi. Dopo aver disegnato un cerchio sulla terra, Oni si mise all'interno e si rifiutò di muoversi in attesa dell'intervento di Dio. I compitori di miracoli come lui sono tutt'oggi venerati da molti ebrei. Le loro tombe sono santuari dove la gente si reca a pregare per ottenere la grazia di Dio. Sulla tomba di Oni, nella città di Hazor Aglilit, Rachel ha incontrato Kim Stratton, esperta in magia antica e religione. Cosa mi dici della popolarità di Oni, il disegnatore di cerchi? Beh, si narra che avesse poteri miracolosi. Disegnò un cerchio e si rivolse direttamente a Dio, pregandolo di far piovere. È noto per il suo legame con Dio, un legame unico. Gli agricoltori e i contadini che desideravano ardentemente la pioggia si radunavano attorno a Oni durante le sue preghiere.
Un altro autore di miracoli del primo secolo fu Anina Bendosa, ma i suoi miracoli erano di altra natura. Anina è celebre per miracoli più privati, come le preghiere per una persona che non stava bene, un figlio o una figlia. Era una sorta di guaritore. Possiamo dire che Anina avesse più punti in comune con Gesù, il quale, come sappiamo, guariva la gente con le mani e attraverso la preghiera o toccandogli gli abiti, ad esempio. Guarigioni di questo genere erano accettate senza riserve nel primo secolo. Il mondo del sovrannaturale era parte della vita quotidiana. A quei tempi non c'era la distinzione tra scienza, miracoli o religione. Il mondo era popolato da angeli e demoni. E nel mondo di Gesù i demoni erano causa di malattie. Stando al Vangelo di Marco, un uomo portò a Gesù il figlio in preda a delle crisi. I precedenti tentativi di esorcizzare il demone erano falliti, ma Gesù disse al padre che qualunque cosa sarebbe stata possibile se avesse creduto profondamente. Allora Gesù minacciò lo spirito immondo dicendo: «Spirito muto e sordo, io te lo ordino, esci da lui e non vi rientrare più». Il bisogno di guarigione era fortissimo. Il mondo antico era letteralmente schiacciato da morte e malattia. A quei tempi il popolo non aveva vita facile. Viveva in una regione colpita dalla malaria e la gente stava male gran parte della vita a causa di questa o di altre malattie. Il tasso di morte era molto più alto rispetto a oggi. Nel 50% dei casi la morte colpiva prima dei 5 anni. Tali incredibili livelli di malattia e mortalità sono stati confermati dalla medicina forense. L'antropologo fisico Israel Herskovitz ha rivelato a Byron McCain prove delle più violente e terribili piaghe del primo secolo. Gli effetti della lebbra. Come puoi vedere, il tessuto molle è andato in necrosi. Le ossa hanno subito un rimodellamento e lentamente le dita si sono staccate. La lebbra può causare anche mutilazione delle estremità. Sono manifestazioni tipiche, direi. Quindi questo è parte di un piede dal quale si sono staccate le dita? Esatto. La lebbra colpisce inizialmente le aree periferiche, le estremità. Non esiste altra malattia nella Bibbia che abbia ricevuto più attenzione della lebbra. Credo che in circa 8 capitoli si parli di questa malattia. Nel primo capitolo del suo Vangelo, Marco racconta la guarigione di un lebbroso. Zulu Amen, Girmashin Nishahanaya. Il dono di Gesù di guarire i lebbrosi venne preso come il segno, la prova che Dio agisse attraverso i miracoli. Si diffusero grandi aspettative, accompagnate dalla speranza che il popolo potesse essere liberato dalla sofferenza. La tensione era forte.
La gente nutriva grandi speranze. Cominciava ad assistere a questi eventi che interpretava come realizzazione dei suoi desideri più profondi. Esatto. Quindi questi miracoli non erano dei semplici accadimenti, ma veri e propri segni anche di eventi futuri. E in effetti qualcosa stava per succedere. I miracoli che Gesù compiva contribuivano a formare la sua reputazione, che si sarebbe dovuta scontrare con le autorità del tempo. Gesù fu un uomo carismatico e coinvolgente. Ma quali erano le sue caratteristiche fisiche? La scienza moderna potrebbe essere in grado di aprirci una finestra interessante. Dai Vangeli sappiamo che Gesù poteva guarire i malati, aspetto che attrasse molti seguaci. Ma secondo i resoconti storici del tempo, coloro che compivano miracoli non avevano vita facile. Teuda, un contemporaneo di Gesù, ne fu la prova. Stando agli scritti dello storico Giuseppe Flavio, Teuda persuase la folla a seguirlo fino alle rive del Giordano. Affermava di essere un profeta, al cui comando il fiume si sarebbe diviso, aprendo loro un facile transito. Come fu per Giovanni Battista, Teuda e la sua fama innervosirono le autorità. E non passò molto prima che, come Giovanni, venisse catturato. Il tragico destino di Teuda fu un avvertimento per chiunque sostenesse di compiere miracoli. Per non rischiare che l'episodio passasse inosservato, la testa decapitata di Teuda venne portata a Gerusalemme. Dividere le acque sarebbe stato un bello spettacolo, ma quello che più interessava a Gesù erano i bisogni della gente. Aveva idee precise. Cibo, cure ed educazione gratuiti. Il suo messaggio non aveva solo il potere di trasformare le persone. C'era qualcosa di molto più grande dietro. Acquisì anche un certo potere politico, riunendo attorno a sé un alto numero di seguaci. La prodigiosa opera di Gesù e i suoi insegnamenti poco convenzionali fomentarono un numero sempre crescente di disagiati ed emarginati della Galilea. I Vangeli ci dicono che lo stesso Gesù cominciò ad attrarre le grandi folle. Per riuscire a gestire tutte quelle persone, i suoi discepoli ebbero una saggia intuizione. Gesù voleva parlare al popolo, ma dal popolo rischiava di essere letteralmente schiacciato. Così i discepoli gli suggerirono di parlare da una barca e Gesù dalla barca predicava alla gente che lo ascoltava sulla riva. Per attrarre un così elevato numero di persone, Gesù deve essere stato un grande oratore. Ma scopriremo mai qual era il suo aspetto fisico? Le immagini e le sculture prodotte fin dal Medioevo in Europa gli hanno dato molti volti fino ad oggi, ma nessuno di questi ha un legame realistico con tempo e luogo. Ora la scienza può fornirci risposte molto più realistiche. Per risalire ai tratti somatici di quel popolo a quell'epoca, Byron McCain si è avvalso dell'aiuto dell'antropologo fisico Israel Herskovits. Gli approfonditi esami di crani di Galilei risalenti al I secolo lo hanno portato a delineare i tratti distintivi di questa popolazione. Il viso è più piccolo e sottile rispetto a quello, ad esempio, delle popolazioni europee o africane. Il volto snello è tipico di questa regione. Grazie a una moderna TAC, Herskovits è riuscito a produrre l'immagine tridimensionale di un tipico cranio dell'epoca. Col supporto di un programma specifico è stato possibile ricreare la struttura muscolare del viso di questa persona vissuta 2000 anni fa. Di un uomo, probabilmente, con lo stesso pool genetico di Gesù. Ci basiamo sul metodo scientifico. L'esito è accurato e preciso. Seguiamo degli standard per avere un buon risultato finale.
come lo spessore dei muscoli, della pelle, la quantità di grasso da inserire in ogni singola area. Quindi il viso che otterremo avrà la tipica struttura muscolare degli uomini ai tempi di Gesù. Esatto, sì, certo. Quell'uomo di cui è stato ricostruito il viso doveva avere una carnagione olivastra. E le fonti storiche ci dicono che capelli e barba erano tenuti corti all'epoca per via dei pidocchi. Mano a mano che l'artista forense completa la ricostruzione, possiamo per la prima volta avere la versione scientifica di quello che potrebbe essere stato il viso di Gesù. Un uomo simile a quello che stiamo vedendo diede vita a una dottrina che un giorno sarebbe diventata una religione mondiale. Gesù offrì un'alternativa alla religione vigente e non si accontentò di predicare solo al popolo di Galilea. Decise di affrontare direttamente il cuore del problema, i sacerdoti di Gerusalemme. Una decisione che si rivelerà fatale. Il messaggio centrale di Gesù era molto semplice. Egli si rivolse e si confrontò con la crudeltà del suo tempo, sostenendo che sarebbe venuto un mondo migliore. Gesù a un certo punto disse: facciamo così, raduniamoci tutti quanti e aspiriamo ad un mondo diverso da questo, un mondo che chiaramente non è qui. Soffriamo in questo mondo, così potremo accedere a uno migliore. Gesù chiamò quel mondo migliore il regno di Dio. Descrisse quell'universo in cui la vita sarebbe stata piena d'amore, definendolo regno di Dio. Gesù spiegò il regno dei cieli in quello che viene chiamato il discorso della montagna. La definizione del luogo è controversa. Secondo Matteo si trattava di una montagna, per Luca di una pianura. Ma gli studiosi moderni ritengono improbabile che Gesù abbia tenuto un solo discorso in un unico luogo. È più sensato dire che i primi cristiani raccolsero i discorsi di Gesù, che poi Matteo unì in una splendida raccolta, in un'opera unica, per poter diffondere l'essenza della dottrina di Gesù. La sintesi del messaggio di Gesù, conosciuta come le Beatitudini, descrive un mondo completamente sovvertito. ليلن دي ذردافو بيجن تزاديكوتا ليلن دي ذردافو تزاجن تزاديكوتا دي دهون دي دهون دي مالشوتا ما كشمايا. Invece di aiutare i privilegiati, gli uomini di potere, i potenti, i ricchi, Dio si manifestava ai margini, tra gli ultimi, i poveri, i reietti. Il regno dei cieli dipinto da Gesù prometteva salvezza eterna ai poveri contadini e ai pescatori di una terra devastata. Ma per i potenti, quando Gesù disse che sarebbe stato più facile per un cammello passare per la cruna di un ago piuttosto che per un ricco entrare nel regno dei cieli, il suo messaggio risultò provocatorio e rivoluzionario. Gesù diceva cose molto scomode su coloro che detenevano il potere, i ricchi e i privilegiati. E il messaggio che mandava costantemente a queste persone era abbastanza chiaro. Lasciate ciò che avete. Questo nuovo mondo, il regno di Dio, vi chiederà di lasciare i vostri averi. Non rimanete legati ai beni materiali. Quel giorno sarebbe presto giunto.
Consapevole o no, Gesù avrebbe messo in serio pericolo la sua dottrina e la sua vita facendo ingresso a Gerusalemme, la capitale assediata della Giudea. Stando a quanto riportato nei Vangeli, l'entrata a Gerusalemme fu un evento straordinario, carico di un forte significato simbolico. Arrivò in pace. Decise di fare il suo ingresso seduto su un'asina. Entrare in una città su un risciò non è come entrarci su un carro armato. E Gesù fece il suo ingresso su un'asina. Secondo la Torah, la Bibbia ebraica, il Messia, il Liberatore, sarebbe entrato a Gerusalemme proprio come fece Gesù. Quando Gesù arrivò a Gerusalemme su un'asina, si presentò come un profeta e dichiarò apertamente le sue intenzioni di apportare un cambiamento radicale. Gerusalemme era il fulcro, doveva andarci per far presa sulla massa. Per annunciare l'arrivo di Gesù, i suoi discepoli sventolarono ramoscelli di ulivo, simbolo della liberazione dall'oppressione. Quell'immagine che ritroviamo nei Vangeli, in quello di Giovanni soprattutto, è politicamente provocatoria. Una sorta di equivalente antico del gesto di potere dei neri, penso alle Olimpiadi del 68. Gesù sfidò apertamente il re Erode Antipa e tutta la casta sacerdotale. Ora era in serio pericolo. La scienza moderna ha svelato nuovi dettagli sugli ultimi giorni della sua vita. I motivi per i quali le autorità lo videro come una minaccia, l'errata ubicazione di alcuni tra i più noti siti di commemorazione della Passione, le dinamiche che si intrecciarono dietro la sua tragica storia e lo condussero alla crocifissione. Tre studiosi si sono recati in Terra Santa alla ricerca delle radici di Gesù. Il teologo e ministro battista Allen Callahan, l'esperta di studi biblici Rachel Everlock e l'archeologo Byron McCain. L'ultima tappa del loro viaggio è Gerusalemme, così come lo fu per Gesù. Gesù attirò a sé un largo seguito grazie ai suoi insegnamenti. Promise al popolo ebraico la salvezza dalla crudeltà dei romani che occupavano la loro terra e dalla corrotta classe dominante. Annunciò l'avvento di un nuovo regime, il Regno di Dio, che avrebbe cambiato le loro vite. Gesù aveva circa 30 anni quando portò il suo messaggio a Gerusalemme, il centro del potere politico e religioso. Dalle scritture sappiamo che era considerato il re dei Giudei e veniva chiamato il figlio di Dio, epiteti provocatori nella sfera politico-religiosa. Gesù arrivò a Gerusalemme durante la Pasqua ebraica, che celebra la liberazione del popolo israelita dalla schiavitù in Egitto. Le autorità erano già sul piede di guerra. Nel primo secolo, Gerusalemme, soprattutto durante le feste, era una bomba ad orologeria. La ribellione del popolo poteva scoppiare da un momento all'altro. Il Tempio di Gerusalemme, cuore della religione ebraica, era sotto il rigido controllo della ricca casta sacerdotale. Ma il suo potere derivava unicamente dalla cooperazione coi Romani. Una sorta di patto col diavolo, secondo gli ebrei. Chiunque si avvicini al potere ne viene contagiato. Non voglio dire che la casta sacerdotale in sé fosse corrotta, ma gli uomini che la componevano avevano i loro affari e per Gesù era un problema.
Nel tempio c'era un mercato, con bancarelle per il cambio valute e venditori di animali destinati ai sacrifici. Secondo i Vangeli, questo movimento commerciale nella casa del Signore fece infuriare Gesù. Gesù entrò poi nel tempio e scacciò tutti quelli che trovò a comprare e a vendere. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. E disse loro: la scrittura dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri. Il disordine creato da Gesù non passò inosservato. Le truppe romane tenevano il tempio sotto sorveglianza dalla loro fortezza poco più a nord. Romani e sacerdoti ebrei iniziarono a vedere Gesù come un fomentatore. A quel punto Gesù avrebbe potuto tranquillamente lasciare Gerusalemme senza rischi, invece restò lì a predicare e battezzare proprio sotto gli occhi dei potenti. Durante la Pasqua ebraica, Gerusalemme era così affollata che Gesù e i suoi discepoli dovettero sistemarsi fuori dalla città, sul Monte degli Ulivi, di fronte alla valle del Cedron. Byron McCain ha scoperto che questa stessa strada percorsa da Gesù non è cambiata molto. È incredibile. La valle del Cedron, che si trova a est della città antica di Gerusalemme, sembra sia stata come chiusa in una capsula del tempo. Diversamente da molti altri luoghi, non è stata rimodernata. L'aspetto e l'atmosfera sembrano essere ancora quelli dell'epoca. Le storie degli ultimi giorni di Gesù narrano i suoi viaggi da Gerusalemme al Monte degli Ulivi o dal Monte degli Ulivi a Gerusalemme. Ha sicuramente percorso questo sentiero. La valle del Cedron si trovava di fronte alle antiche tombe dei potenti, un promemoria quotidiano del grande divario tra ricchi e poveri. Stando a quello che sappiamo, Gesù non deve aver visto di buon occhio tutto questo sfarzo. Gesù e i suoi discepoli giungevano alla città di Gerusalemme attraverso il luogo in cui si svolgevano i battesimi, la piscina di Siloe. I resti sono stati accidentalmente scoperti nel 2004 da operai che stavano riparando una fognatura. Rachel è venuta qui a incontrare l'archeologo Ronnie Reich, il primo ad aver scavato questo sito. È incredibile. Con tutte le volte che sono stata a Gerusalemme non l'avevo mai visto. È uno scavo molto recente. È stato scoperto qualche anno fa per caso. Immagina che la parte centrale della piscina, il fondo della piscina, dove convergono gli scalini che ne segnano il perimetro, era dove adesso ci sono tutti quegli alberi. Con un po' di fantasia si può visualizzare questa immensa piscina, dove centinaia di persone, forse anche migliaia, venivano qui a qualunque ora del giorno. Questa piscina era il luogo in cui i pellegrini si immergevano per i bagni rituali prima di presentarsi davanti a Dio. Dopo la purificazione, percorrevano una lunga scalinata verso il tempio, dove gli scavi di Ronnie sono ancora in corso. Possiamo dire che Gesù percorse queste scale? Ma certo. Partendo dalla valle del Cedron, può essersi immerso nella piscina per un bagno rituale e poi, come ogni altro ebreo, aver percorso queste scale che portano al Tempio. I viaggi di Gesù da e verso il Tempio duravano giorni, giorni in cui la gente si radunava ad ascoltarlo. Le autorità religiose erano sempre più infastidite dalla sua fama e dalle critiche a loro rivolte. Ma non era l'unico motivo di preoccupazione. I sacerdoti avevano il compito di mantenere l'ordine nel Tempio.
Se avessero fallito, i romani li avrebbero spogliati dei loro diritti di funzionari religiosi qui, nel cuore sacro del giudaismo. Predicare sotto gli occhi dei sacerdoti era una provocazione non indifferente. Alan Callahan ha discusso gli effetti della presenza del Messia a Gerusalemme con l'archeologo Shimon Gibson, che gli ha fornito un resoconto degli ultimi giorni di Gesù. Nessuno voleva né disordini né mine vaganti in un momento così delicato. Gesù, quando predicava sul Monte del Tempio, attraeva migliaia di persone. E questo fece infuriare le autorità romane, che volevano mantenere l'equilibrio. E forse anche il clero si irritò. Era visto come un concorrente. Gesù annunciò un cambiamento radicale e si propose come salvatore spirituale del mondo. Ben presto le sue parole giunsero alle orecchie del sommo sacerdote Caifa e del governatore romano Ponzio Pilato. La decisione fu semplice. Ai tempi c'era una sola cosa da fare con chi intaccava l'equilibrio del Tempio: rimuoverlo. Ma nonostante il loro potere, le autorità furono riluttanti nell'arrestare Gesù davanti ai suoi sostenitori. Allora i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire, ma dicevano: non durante la festa, perché non avvengano tumulti fra il popolo. Era solo questione di tempo. Presto i potenti avrebbero trovato un modo per eliminare quella pericolosa minaccia. Restava solo una cosa da fare: trovare un uomo nella cerchia di Gesù disposto a tradirlo. La Pasqua ebraica era alle porte e il popolo era preso dai preparativi per il pranzo tradizionale. Ma Gesù aveva le autorità alle calcagna. Gli apostoli non sapevano che sarebbe stata la loro ultima cena insieme. Il pranzo pasquale era un raduno familiare. La nuova famiglia di Gesù, oltre ai suoi discepoli, includeva anche la figura femminile di Maria Maddalena. Uno dei più importanti momenti del cristianesimo fu la celebrazione di una festività ebraica. Considerando il periodo da un punto di vista strettamente narrativo, è inevitabile che si trattasse del pranzo di Pasqua. Cos'altro poteva essere? Sarebbe stato assurdo andare al tempio a pregare durante la festività, occuparsi dei preparativi per il pranzo e dei numerosi rituali, per poi non festeggiare la Pasqua. Pane azimo e vino erano ingredienti essenziali nei rituali di apertura della Pasqua ebraica e divennero nel corso del cristianesimo i simboli del corpo e del sangue di Cristo. Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati». La simulazione di questo momento è oggi il cuore della funzione cristiana. Il cristianesimo ha fatto suo questo evento e l'ha reso forse il rituale religioso più rappresentativo, col pane e il vino. Ma fu anche un momento tragico. Stando alle scritture, Gesù sapeva che il suo tempo stava per finire. Comunicò agli apostoli che uno di loro lo avrebbe tradito. Poi si rivolse a Giuda e disse: «Quello che devi fare, fallo al più presto».
Giuda fu corrotto dalle autorità per tradire Gesù quella stessa sera. Era così che funzionava. Era l'unico modo per fermare i grandi sovversivi nella storia. Non c'era la polizia. Non venivano catturati, ma indicati da qualcuno della cerchia. Gli apostoli non compresero il reale significato delle parole di Gesù. Dopo la cena, Gesù e i suoi discepoli si ritirarono sul Monte degli Ulivi passando per la valle del Cedron. Era l'occasione che le autorità stavano aspettando. Lontano dal Tempio, lontano dalle folle, nel cuore della notte. Ciò che accadde dopo viene tradizionalmente collocato nel cosiddetto giardino del Getsemani. Byron ha incontrato la studiosa Joan Taylor nel luogo di pellegrinaggio sul Monte degli Ulivi. Questo posto è esattamente come se lo immaginano milioni di cristiani. Il giardino, gli splendidi uliveti, rispecchiano alla perfezione ciò che la nostra mente si figura di questo luogo. In effetti è interessante. Siamo condizionati da innumerevoli quadri e film che ripropongono il giardino del Getsemani. Ora siamo qui ed è come lo avevamo immaginato. In qualche modo è come se lo riconoscessimo. Joan pensa che il giardino del Getsemani sia stato inventato in epoca medievale. Non si fa menzione nei Vangeli di questo posto. Matteo, Marco e Luca citano un luogo chiamato Getsemani e Giovanni parla di un giardino. Solo successivamente i due sostantivi vennero uniti. Secondo Joan, il luogo in cui Gesù e i suoi discepoli dimorarono era sì chiamato Getsemani, ma non un giardino, bensì un altro sito vicino alla meta di pellegrinaggio. Eccoci qua. Questa è la caverna di Getsemani. Anche se non si entrava da qui, ma... È una grotta. Oggi è una cappella sotterranea, ma un tempo era una grotta naturale che fu adibita alla molitura delle olive. Dietro questi affreschi, propri della tradizione cristiana, si possono notare degli elementi che fanno pensare a un luogo legato all'agricoltura, a una grotta adibita alla spremitura delle olive. In aramaico, Gat Shemanim significa infatti torchio per gli oli. Getsemani è la versione greca di Gat Shemanim. In quella nicchia, chiusa da una tenda, c'è una rientranza concava. Una struttura che è possibile trovare spesso in grotte usate per la spremitura delle olive. Non era il periodo migliore per dormire all'aperto, anche senza le autorità alle calcagna. Dai Vangeli sappiamo che la notte era fredda e questo era un posto caldo e sicuro per Gesù e i suoi discepoli. Gesù era ormai un ricercato. Nel suo Vangelo, Marco ci descrive un uomo angustiato a tal punto da chiedere agli apostoli di stare attenti in sua assenza. Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Perché proseguì la sua missione sapendo che lo avrebbe inevitabilmente condotto a una morte atroce? Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice. Quando Gesù tornò, vide che i discepoli si erano addormentati. Chiese loro di restare svegli ancora per un po'. E di nuovo si allontanò a pregare. A quel punto, dicono le scritture, arrivò il traditore, Giuda.
Egli aveva detto agli ufficiali che erano lì per arrestare Gesù che avrebbe indicato il Messia con un bacio. Giuda, un suo discepolo, indicò Gesù con un bacio, un gesto di saluto normalmente. Infatti Gesù disse: Giuda, con un bacio mi tradisci. Gesù accettò il bacio di Giuda e con esso il suo destino. Ma fu l'unico ad essere arrestato. Tutti i suoi apostoli erano lì. Allora perché nessuno fece la sua stessa fine? Dai Vangeli sappiamo che Getsemani, ai piedi del Monte degli Ulivi, fu teatro di uno scontro violento. Gesù venne catturato e i discepoli scapparono. Nessuno degli apostoli fu arrestato, nessuno venne ferito né ucciso. Una risposta potrebbe essere che dopo lo scontro scapparono tutti in direzioni diverse e lo lasciarono solo. Credo abbia un senso spiegare l'evento in questo modo. Pietro intervenne, dicono le scritture, tagliando l'orecchio a un servitore del sommo sacerdote. A sua volta Gesù sopraggiunse per evitare ulteriori atti di violenza. Ma se Pietro ferì uno degli uomini che erano venuti ad arrestare il Messia, allora perché non fu catturato? Perché fu lasciato libero? Forse l'enigma può essere spiegato con un semplice cambio di prospettiva. La storia ci è stata raccontata dai sopravvissuti. Alcuni di questi sono poi diventati leader all'interno della comunità. Non potevano certo dire di essere scappati con la coda tra le gambe. Dissero invece che Gesù li aveva cercati perché aveva a cuore il loro bene. E visto che lui era contro la violenza, non la usarono. È ben diverso dal dire che Gesù fu arrestato e che si dileguarono lasciandolo solo. Persino i Vangeli dicono che alla fine gli apostoli scapparono. Secondo Matteo, Giuda preferì impiccarsi piuttosto che vivere con quel rimorso. Gesù venne condotto al cospetto del sommo sacerdote Caifa e davanti a lui affermò di essere il figlio di Dio, una bestemmia, un crimine capitale. Gesù poi venne condotto alla residenza di Caifa nella parte alta di Gerusalemme. Gli archeologi stanno scoprendo sempre di più riguardo ai movimenti di Gesù negli ultimi giorni di vita. La squadra di Shimon Gibson ha scavato diversi strati in quest'area fino a ritrovare quelli che potrebbero essere i resti della casa di un sacerdote del I secolo. Vedi, Allen, ora ci troviamo al livello dell'epoca di Gesù, nell'angolo di una casa. Diamo un'occhiata a questi resti estratti dal livello più basso. Eccoli qua. Questi, ad esempio, sono frammenti di una casseruola del tempo. Qui c'è un bel pezzo di ceramica sigillata che presumibilmente apparteneva a degli aristocratici. Era un vaso decorato. Ci sono anche frammenti di conchiglie, di murex per la precisione. Le conchiglie dalle quali veniva estratta la tintura porpora per gli abiti dei sacerdoti. Era un'area per benestanti e Gesù venne portato qui dopo il suo arresto. Secondo i primi 3 Vangeli, ci fu una sorta di processo prima della decisione finale. Lo portarono nel giardino della residenza del sommo sacerdote e poi decisero il da farsi. I sacerdoti ebrei, minacciati dal potere dei governatori romani, non avevano molta scelta. Gesù costituiva una minaccia religiosa e politica che molto semplicemente doveva essere sconfitta. Il clero riunì i membri del Consiglio, il Sinedrio, e l'interrogatorio ebbe inizio.
I Vangeli dicono che il Messia fece ben poco per negare le accuse a lui rivolte. I sacerdoti lo accusarono di blasfemia. Un crimine così grave esigeva una pena esemplare. Ma il clero non poteva comminare la pena di morte. Gesù venne così consegnato nelle mani del governatore romano Ponzio Pilato, un despota dal pugno di ferro. Dal processo, di fronte a sacerdoti e sinedrio, Gesù venne portato alla residenza del governatore. Era chiamata Pretorio e un tempo era il palazzo di re Erode il Grande. Pilato detestava Gerusalemme. Vi si recava solo se strettamente necessario e in tempi bollenti, come la Pasqua, durante la quale restava nei paraggi per soffocare ogni potenziale insurrezione. Gesù si trovò davanti a Pilato e non aveva scampo. Stando a quello che sappiamo, Pilato era un giudice dalla mano pesante. I Vangeli ci danno una visione un po' diversa, ma di certo non era un buono. Un povero predicatore della Galilea in un faccia a faccia con l'uomo più potente di quella terra. La prova del grande peso che Gesù aveva acquisito. Le scritture ci dicono che il Messia assunse un atteggiamento di sfida. Pilato non ebbe ragioni per mostrare pietà. Ebbe così inizio il Calvario lungo la Via Dolorosa, quel cammino che Gesù percorse verso la sua crocifissione. Ponzio Pilato voleva mantenere il controllo delle masse a Gerusalemme. Voleva che la città fosse tranquilla durante la Pasqua ebraica e se le persone avessero creato dei problemi sarebbero state punite con l'esecuzione. Gesù fu una sorta di capro espiatorio. Innanzitutto subì una flagellazione che di per sé avrebbe potuto essere letale. Per schernire la sua autoproclamata sovranità, gli fu intrecciata una corona di spine sul capo. Poi fu costretto a portare la trave della croce fino al luogo dell'esecuzione. In realtà è improbabile che qualcuno nelle sue condizioni potesse sopportare un peso di quel genere. Sappiamo che Gesù cadde sotto la croce e che un passante andò in suo soccorso. Secoli di devozione hanno santificato le tappe della Via Crucis percorse dai pellegrini della città vecchia. La strada conosciuta come Via Dolorosa venne definita nel Medioevo ai tempi delle crociate, ma nel posto sbagliato. Si pensava che Gesù fosse stato processato nella fortezza romana a nord del Tempio e che la strada andasse da lì al luogo della crocifissione.
In realtà il processo avvenne a Occidente, nella residenza di Pilato. Quindi, una volta uscito dal luogo del processo, Gesù fu portato qui, su questi scalini, che gli archeologi fanno risalire al periodo erodiano, fino alla porta di Gennat e attraverso la città. Non è la strada dei Crociati che si trova a nord-ovest della città. Noi siamo a occidente. È una strada diversa. E dalle prove che abbiamo è anche convincente dal punto di vista archeologico. Guarda questi scalini. Sono massicci. Davvero impressionanti. Queste parole ci danno una nuova visione degli ultimi giorni e ore della vita di Gesù. Resta il fatto che i particolari sulla crocifissione rimangono un mistero. Solo di recente la scienza ha iniziato a rivelare la realtà del patimento di Gesù sulla croce. A quell'epoca la crocifissione avveniva fuori dalle mura della città di Gerusalemme affinché acquisisse visibilità. Gesù venne condotto su una collina detta il Golgota o luogo del cranio, una sorta di cava in disuso. I romani crocifissero migliaia di persone, ma chissà per quale ragione nessuno storico ne scrisse mai un resoconto dettagliato. Fino ad ora è stata raccolta solo una prova archeologica. È tenuta sotto chiave dall'antropologo fisico Israel Herskovits. Risale al 1968. È l'osso del calcagno di un uomo morto in croce con tanto di chiodo al suo posto. È incredibile il valore che ha una prova del genere. Innanzitutto arriva da Gerusalemme, dove Gesù è stato crocifisso. E poi è dell'epoca di Gesù. Secondo, poi, risale esattamente all'epoca di Gesù. I romani crocifissero migliaia di persone. Quest'osso e questo chiodo. Abbiamo solo quest'osso. Sembra incredibile. A quei tempi i chiodi erano molto cari. Si pensa che il motivo per il quale il chiodo è rimasto intatto e non venne rimosso per essere usato nuovamente. Vedete che qui è piegato. Sì, è piegato. Dato che era troppo difficile toglierlo, decisero di lasciarlo lì. Scienziati e storici hanno condotto studi approfonditi per scoprire quali pene sopportò Gesù nel momento più atroce della sua passione. Forse non esisteva un solo metodo di crocifissione. Sembra che per questa operazione i romani si servissero di un tipo particolare di uomini, assassini senza alcuna pietà per la sofferenza delle loro vittime. L'osso di calcagno ritrovato sembra confermare l'effettiva crocifissione di Cristo come riportata nelle Scritture. Dall'inizio del XX secolo, con una sola prova tra le mani, i medici ricercatori hanno provato a ricreare in laboratorio le cruente dinamiche della crocifissione. Le braccia venivano a volte fissate alla croce con delle corde per sostenere il peso delle vittime. Nel luogo dell'esecuzione erano probabilmente piantati dei pali sui quali si ergeva la croce. Per completare lo studio dell'unica prova che ci è pervenuta, Israel Herskovits ha condotto degli esperimenti avvalendosi di chiodi romani riprodotti e corpi donati alla ricerca scientifica. Stando ai risultati, veniva usato un solo chiodo per entrambi i calcagni, una manovra pensata per ottenere il massimo dolore. Non erano esecuzioni sanguinose. Non scorre molto sangue in questa zona.
Non sono presenti grossi vasi sanguigni. Ma ci sono molti nervi. Come puoi vedere, questi sono nervi. Quest'area ne è ricca, era molto doloroso. Very painful. Herskovits ci mostra le gravissime conseguenze dell'inserimento di un chiodo in un osso. Il problema è che inserendo un chiodo nel calcagno, l'osso si spezza in un attimo. Il muscolo si contrae e subito l'osso si rompe in due parti e non riesce a reggere il peso del corpo, nella maniera più assoluta. Le vittime restavano appese per le braccia senza riuscire a respirare. Un sedile. Secondo le fonti antiche, al centro del palo verticale si poteva trovare un piccolo sedile. Per tenerli in vita era necessario dargli un supporto. La morte in croce doveva essere molto, molto lenta. Doveva durare giorni. Infatti ci sono alcune storie dell'epoca che parlano proprio di vittime che morivano molto lentamente, in diversi giorni. I romani volevano che le loro vittime sopravvivessero il più possibile per massimizzare l'impatto politico dello spettacolo. Attraverso la crocifissione, i romani usavano il corpo umano come una sorta di antica pubblicità del loro potere. Un'immagine, un messaggio. Non c'era bisogno di pensare. Il cartellone di Gesù in croce era un'immagine tutt'altro che statica. Sangue, urla, grida e lamenti. Morì molto lentamente. Deve essere stato uno spettacolo orribile. Gesù incarnò le speranze e i sogni di molti suoi seguaci. Con la sua esecuzione, la promessa di una vita migliore sembrava svuotarsi di significato. Morì di una morte lenta e dolorosa. Ma la sua storia non era ancora finita. Dai Vangeli sappiamo che Gesù fu crocifisso un giovedì mattina. Poco prima del tramonto era morto. I corpi delle vittime della crocifissione erano spesso dati in pasto agli animali o gettati nelle discariche. Gesù fu salvato da questo destino da un uomo chiamato Giuseppe di Arimatea. Giuseppe era un discepolo segreto di Gesù e riuscì a ottenere il permesso di dargli una degna sepoltura. Il corpo fu portato nella tomba della famiglia di Giuseppe, scavata in una roccia, non lontano da dove Gesù fu crocifisso. La Basilica del Santo Sepolcro commemora i luoghi sacri del cristianesimo, quelli della crocifissione e della sepoltura di Cristo. Byron McCain si trova qui con la professoressa Jody Magnus, un'esperta archeologa delle epoche romana e bizantina. La tomba di Giuseppe di Arimatea, dove Gesù venne sepolto, si trova in un lussuoso santuario. Tutto ciò che rimane della tomba di Giuseppe è una piccola lastra di pietra. Ai tempi di Gesù questo posto era pieno di tombe di questo genere. Qui dietro. Ma in una cappella laterale un po' nascosta c'è ancora una tomba. Se guardi qui dietro puoi vedere dei loculi, le nicchie di sepoltura scavate nel basamento. Sulla base delle prove archeologiche non possiamo affermare che Gesù sia stato sepolto in uno di questi loculi, ma è certo che qui ci fosse un cimitero ebraico.
È strano che così pochi pellegrini vengano qui. C'è una fila incredibile per accedere al sacrario e qui, poco distante, c'è uno splendido esempio di tomba ebraica. È molto più autentico. A differenza di molti siti associati a Gesù, sembra che la Basilica del Santo Sepolcro sia nel posto giusto. Secondo le leggi ebraiche, Gesù doveva essere sepolto prima del tramonto di quel giovedì in cui fu crocifisso. Era l'inizio dello Shabbat, durante il quale i funerali non erano permessi. Aspettare la fine dello Shabbat sarebbe stato troppo tardi, visto che i corpi dovevano essere sepolti entro 24 ore dalla morte. La domenica successiva all'esecuzione, la discepola Maria Maddalena e Maria, sua madre, giunsero a completare il processo di unzione e a bendare il corpo di Gesù. Ma quando arrivarono alla tomba, la trovarono aperta. Una semplice analisi razionale potrebbe risolvere un dibattito di 2000 anni sui reali accadimenti dal tramonto di quel giovedì. Nella tomba non c'era nessun corpo. La tomba vuota è un problema, è un fatto, perché è il punto in cui storia, archeologia e religione comparativa si ritirano per lasciare posto a una risposta che può essere fornita solo dalla fede. Il Vangelo di Matteo dice che un angelo del Signore apparve e disse: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti». Credere nella resurrezione di Gesù è una questione di fede personale. È innegabile però che la morte e la sepoltura di Cristo non segnarono la fine della sua storia. Furono solo l'inizio. Negli anni successivi alla morte di Gesù, le tensioni politico-religiose che si crearono nel corso della sua vita raggiunsero i massimi picchi. A 30 anni dalla sua morte, gli ebrei insorsero contro gli oppressori romani. La rivolta ebraica del 66 d.C. fu schiacciata senza pietà. I romani distrussero il Tempio di Gerusalemme pietra per pietra. Ormai non resta più nulla di quel tempio. I romani lo rasero al suolo e poi, quando le truppe scagliarono giù queste grandi pietre, queste si schiantarono al suolo creando l'enorme voragine sotto i miei piedi. Un evento spartiacque tra giudaismo e cristianesimo, che iniziarono a prendere strade diverse. Il cristianesimo iniziò con la distruzione del Tempio. Dal luogo in cui nacque, la terra di Gesù, si spostò nella città di Roma, dove poi crebbe. Il cristianesimo si diffuse in tutto il Mediterraneo e anche oltre. L'impero romano lo adottò come religione ufficiale nel IV secolo d.C. Fu il grande e ironico trionfo di quel giovane uomo della Galilea ucciso dalle stesse mani imperiali che ne divulgarono il credo. Oggi 2 miliardi di persone, circa un terzo della popolazione mondiale, sono cristiane. A mio avviso, l'aspetto più interessante è il fortissimo elemento di attualità di queste storie. Siamo nel XXI secolo e i desideri di redenzione e di liberazione sono ancora vivissimi. È
Ecco perché la storia di Gesù è stata raccontata così tante volte nel corso degli anni. Nel loro viaggio in Terra Santa, Rachel Everlock, Allen Callahan e Byron McCain hanno scoperto il vero palcoscenico di quella storia. La storia di un'infanzia nella Galilea rurale, di una giovinezza segnata dalla missione di salvezza del popolo della Palestina. La storia di una guida carismatica che sacrificò tutto in nome di un mondo migliore.